è difficile essere incompresi e il modo migliore per essere incompresi è quello di non essere come tutti gli altri. E questo è quello che io sto cercando di fare da quando sono nato, quello di non essere, come diceva Michael Jordan, l'unica cosa che sapevo è che non volevo essere nella media. Nella media non solo come conoscenze, ma come felicità. Voglio avere una vita estremamente felice e per questo sono alla costante ricerca di sostituire le mie abitudini, i miei pattern di pensiero da quelli più dannosi a quelli più positivi, trovare nuovi esercizi, trovare nuove cose da fare che mi rendono più sano, più sereno, più in salute, più allegro. Ma questa cosa è fortemente incompresa. Ogni volta che fai un esercizio nuovo, fai una cosa nuova, un'attività nuova, che qualcuno ti vede, che fai qualcosa che di solito non vedono, vieni interrotto. C'è qualcuno che ti dice: ehi, scusa, cos'è che stai facendo? Oh, cos'è quella roba lì? Tutto ok? L'altro giorno stavo facendo un esercizio, rilassamento degli occhi. È molto semplice, scaldi i palmi delle mani e ti li appoggi sugli occhi. Non c'è volta che io faccia questo esercizio e qualcuno non mi interrompa per dire: ehi, tutto ok? Va tutto bene? E dico: sì, stai tranquillo, sono un esercizio di rilassamento degli occhi. Ah, ok. E anzi, un po' di tempo fa è arrivato un commento che mi ha scosso fortemente perché mi hanno detto: ah, hai sempre una cosa nuova, te ne vieni sempre fuori con qualcosa di nuovo. Un commento non era detto con cattiveria, ma mi ha fatto pensare, mi ha fatto sentire come se io cercassi sempre di essere il più figo di tutti, cercassi sempre di far sentire gli altri in difetto, cercassi sempre di essere migliore degli altri. Ma io non voglio essere migliore di nessuno, voglio solo essere migliore di me. Voglio solo essere migliore di com'ero, migliore sotto l'aspetto della conoscenza, sotto l'aspetto della salute, sotto l'aspetto della felicità. E quindi quello che faccio ultimamente è che io ho smesso di spiegare agli altri quali sono i miei obiettivi, quali sono le mie nuove passioni o le nuove abitudini, i nuovi esercizi che ho visto, che voglio provare per vedere se funzionano. Perché la fatica di dover spiegare ogni volta che cos'è, come funziona, come l'hai trovato, è estenuante. Ogni volta che spieghi a qualcuno che cosa vuoi fare, che cosa vuoi ottenere, arriva quello sguardo che non è solo incomprensione, magari lo fosse, ma è anche pietà. Del tipo: ah, ok, se dici così, guarda questo poveraccio, ma che torni coi piedi per terra. Ed è uno sguardo difficile da sostenere, soprattutto se lo incontri molto molto spesso. Il mio unico desiderio non è quello di sminuire gli altri, ovviamente, ma è il contrario. È quello di far star bene gli altri, di motivarli a fare qualcosa di strano, a fare qualcosa di coraggioso. È il mio unico desiderio è che quando qualcuno mi vede che faccio un esercizio un po' strano in pubblico, dica: oh, guarda quello lì, che coraggio che ha a fare questa cosa in pubblico. Allora anch'io posso fare quest'altra cosa. E di poter ispirare altre persone ad essere più se stesse, ad essere la versione migliore di se stessi, ad essere la versione più autentica di se stessi. E invece quello che succede è che anche quando sono felice, anche quando sono sereno, magari c'è una giornata in cui sono particolarmente allegro, cammino per strada oppure in casa, semplicemente in casa, incontro i miei genitori o mia sorella che sono arrabbiati, che sono frustrati, che sono tristi, che vedono tutto nero e mi rendo conto che quello che faccio è di abbassare la mia luminosità e di far finta di non essere felice per non far sentire loro in difetto. E questa è una cosa dolorosissima. Per me soprattutto. Alcune volte invece succede, come era nell'ultimo video YouTube, in uno degli ultimi video YouTube che ho fatto,
che qualcuno mi ha scritto nei commenti: grazie mille di quello che hai scritto, mi hai ispirato a diventare una persona migliore. Adesso metto giù il telefono, lascio YouTube, vado ad allenarmi, vado a fare qualcosa di costruttivo con la mia vita. Questo è davvero l'unico motivo per cui ogni giorno mi impegno a dare il meglio di me. Non so dove voglio andare con questo video, con questa confessione, ma se ti ha toccato in qualche momento, se ti ci rivedi, sappi che anche solo per alcune persone ne può valere la pena, e soprattutto sappi che non sei da solo, siamo in tanti, e io almeno ci sono e faccio una gran fatica.